Igor Alexander Ledokowski, in uno dei corsi più professionalizzanti che abbia mai fatto in vita mia, ci insegnava che un buon operatore non crea semplicemente soltanto dei cambiamenti, ma dona ai propri clienti degli strumenti e dei modelli interattivi che siano sostenibili. In questo video voglio raccontarti un po' come si fa, perché il concetto è relativamente semplice. Poi chiaramente la messa in pratica è un po' più complessa e questa la lascio agli operatori che vorranno fare dei percorsi professionalizzanti su questo. Ma insomma, parliamo in maniera un po' più spicciola. Cosa vuol dire creare un cambiamento? Creare un cambiamento significa fare qualcosa o riuscire a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che già fai. Per esempio ottenere un risultato, far passare una paura e quindi finalmente prendere la macchina e guidare, o prendere l'aereo e andare a fare un viaggio. È un cambiamento. Cosa significa? Strumenti. E gli strumenti sono tutte quelle tecniche, quelle strategie, quegli atteggiamenti mentali, quei mindset che servono per arrivare all'obiettivo. E che cosa significa allora modello sostenibile? Questa è una parte che spesso non viene presa in considerazione dalle persone che non si occupano di questo mestiere o quelli che fanno questo mestiere in maniera non tanto professionale. Le persone devono avere un modello che sia sostenibile, perché se non riescano a sostenere quel cambiamento, immediatamente torneranno, per un discorso di economia cognitiva, a fare le stesse cose che hanno sempre fatto, ottenendo gli stessi risultati che hanno sempre ottenuto. E questo è un grosso problema per un operatore, perché nel momento in cui hai cambiato qualcosa, bisogna che quel qualcosa rimanga nella tua vita. Ma se non c'è un modello, una strategia e degli strumenti che sono sostenibili nel tempo, fino al punto in cui questo cambiamento diventa una cosa istintiva, diventa una cosa tua e quindi non cambia più perché diventa parte di te, se non c'è tutto questo si torna indietro e si sentono le famose frasi del tipo: questo metodo con me non ha funzionato, sì ci ho provato ma non ci sono riuscito, e via discorrendo. Ora, si può lavorare in questo modo con una sessione e basta? Si può creare un modello per cui vedi l'operatore uno, al massimo due volte e il cambiamento è messo in atto e cominciano appunto le strategie di mantenimento? Allora la risposta è sì, però bisogna che il cliente o comunque la persona che sta cercando di cambiare sia capace e già equipaggiato di strumenti che gli permettono di continuare quel percorso. La stragrande maggioranza delle persone che noi vediamo, e dico noi nel senso tutti gli operatori della relazione d'aiuto, i coach, gli ipnotisti, i PNListi, gli isti, ok, tutti quanti, quei clienti là che vediamo noi, in realtà non hanno ben chiaro che cosa devono fare dopo il cambiamento. Usualmente succede la cosa più stupida, cioè finalmente sono cambiato, adesso me la godo, tiro i remi in barca e poi dopo tutto torna come prima. E allora che cosa si fa? Si cambia operatore e si va a fare un altro sistema che forse funziona, che forse non funziona, ma uno dei motivi è perché appunto non si sa sostenere. E allora per questo da diversi anni gli operatori professionisti che lavorano a un certo livello si occupano di creare dei percorsi e non soltanto una sessione e via. Poi chiaramente le strategie e gli strumenti si adottano via via nelle varie sessioni, ma questo ci permette di creare quello che classicamente si chiamava bombardamento suggestivo, bombardamento inconscio, che prima si faceva sempre con le stesse suggestioni e poi invece adesso si fa con un set di operazioni, diciamo, linguistiche, tutte le volte diverse, per rinforzare quello che già si è ottenuto. È una cosa tecnica, ve lo dico, è difficile da spiegare se non siete del mestiere, ma cercate di rendervi conto che ogni tecnica che voi adottate oggi deve essere in qualche modo ripetuta e sostenuta nel tempo perché possa davvero restituirvi i vostri risultati. Immaginatevi come se ci fosse la dieta migliore al mondo, quella che va bene per tutti, sappiamo benissimo che non c'è, ma insomma quella lì, e la fate una volta. Vi è piaciuto? La fate una volta, come vi sentite bene, e dal giorno dopo continuate a mangiare come al solito. Non funziona, ok? O come quelle squadre che quando sono un punto in vantaggio se giocano sempre in difesa, no? Si rilassano. Dovete stare attenti a fare così, perché
Se fate questo vuol dire che non avete avuto un operatore onesto che vi ha spiegato bene nel dettaglio come lavorare anche in autonomia a casa. E soprattutto ricordatevi che non si spiega tutto con le tecniche o con le strategie, ma si risolvono e si ottengono risultati attraverso il lavoro costante. Mi dispiace rompervi il giochino del ci penso io, basta una sessione, ok? Purtroppo io vengo da una situazione pazzesca perché sono cascato proprio in quella trappola. Ci mettiamo un'oretta, risolviamo il problema e tu stai bene. Non è così, non è così. Come spesso vi dico, io non sono il guru di nessuno, io sono nei giochi insieme a voi e certe esperienze brutte con certi operatori le ho già passate. Quindi tutti quegli inglesi che pensano che con una sessione di ipnosi si possa risolvere magari gli attacchi di panico e non ti hanno chiesto niente durante la sessione, non ti hanno chiesto quali sono i tuoi metodi di respirazione, se hai problemi cardiaci, se ci sono stati traumi nel passato, ma semplicemente ti dicono di chiudere gli occhi. Ecco, magari quelle persone lì, anche se sono famose, lasciale stare, perché è soltanto un mercato per fare soldi, va bene? Ok, anche oggi è stata un po' polemica, mi dispiace. Oggi il mare è bello tranquillo, faccio un po' di meditazione, finisco la mia camminata. Vi ringrazio ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, a presto, ciao.